Amici devastati, vi avevo promesso che vi portavo la natura e quindi andiamo con lo Sherman nella natura. Ed eccoci qua nella natura, finalmente possiamo provare lo Sherman in mezzo alla natura ed eccolo lì lo Sherman, ragazzi. Dopo una settimana e 250 km posso tirare due somme un po' meglio perché l'ho provato in tutti i terreni. Vai con la sigla, state connessi. Bene ragazzi, rieccoci qua con il nostro amico Sherman. Anche questo monoruota purtroppo non è dotato né di LED né di speaker, quindi scordatevi musica a palla e scordatevi le lucine divertenti. Ma ha un beep molto forte perché ovviamente se vai a velocità sostenute serve che il beep faccia molto rumore e quindi l'hanno per fortuna fatto molto rumoroso e si sente anche a velocità sostenute. L'altra volta vi ho detto che le punte quando si curva vanno leggermente in giù e devo ammettere che sì, soprattutto questa cosa è fastidiosa quando percorri discese ad alta velocità, perché quando tu prendi una curva in discesa a velocità sostenuta lui si piega un po' in avanti e in effetti è abbastanza fastidiosa questa cosa. Io spero che la risolvano perché non è così comoda. Questa tendenza ad accompagnarti nei movimenti, anche le accelerate, bisogna farle in maniera molto aggressiva, cioè devi buttarti giù davvero tanto e lui si inclina anche insieme a te, quindi questa cosa a me non piace tanto, devo ammetterlo. Io preferirei che stesse lui sempre piatto e ci penso io a inclinarmi avanti, indietro, a destra, a sinistra. Chiaro? Lo Sherman ragazzi sprigiona una potenza talmente potente che potete viaggiare in sicurezza a velocità elevate senza dovervi preoccupare delle buche o di qualsiasi altra cosa, perché tanto lo Sherman ne ha finché volete, quindi potete anche correre in sicurezza. Addirittura ieri con batteria 35% facevo i 60 all'ora ragazzi, 60 all'ora. Comunque questa è una ruota da strada, non c'è un cazzo da fare, da strada. Guardate cantare, guardate cantare. Questa ruota tassellata, come potete vedere questa ruota tassellata ha l'aspetto di una ruota da off-road e invece scordatevi l'off-road perché questa ruota tassellata va benissimo sull'asfalto a quanto pare. Potete correre come dei matti, è super stabile, anche in frenata non ha zero wobble. Invece pecca un pochino off-road perché ha poca aderenza. Adesso è strana questa cosa perché una tassellata dovrebbe aderire di più, invece non è vero. Per esempio il mio 16X con la gomma giusta, la pressione giusta, aderisce molto di più di questo. La guida off-road con questo mezzo risulta un po' difficile perché se andate a ficcarvi in percorsi un po' complicati, quindi con pietre molto dissestati diciamo,
Essendo molto pesante, lui tende sempre a piegarsi, ed essendo molto pesante, tenerlo dritto, non potete immaginare che sbattimento risulta. Quindi se volete uno Sherman, sappiate che lo userete principalmente su strade asfaltate e a velocità sostenute, perché abbiamo una ruota da 20 molto stabile in velocità, molto stabile in frenata, e le buche è talmente grande e talmente spessa e morbida che in velocità le buche non ve ne accorgete neanche. Il sellino, questo sellino molto intelligente, molto pratico, come vi ho fatto vedere l'altra volta, una volta che lo metti con un adesivo del Telepass non si muove. A dire il vero è un po' scomodo, perché l'hanno fatto molto intelligente in modo che si può usare la maniglia lo stesso nonostante il sellino, ma quando lo guidi ti ritrovi in una posizione un po' troppo arretrata, come potete vedere, quindi già solo sedendomi il mio peso lo spinge all'indietro, quindi potete capire, per farlo andare avanti bisogna guidare più o meno in questa posizione qua. Rimane un po' scomodo, ma ho visto che si trovano in rete dei sellini che praticamente agganciano da qui a qui, e quindi rimane un sellino lungo e ti puoi sedere dove vuoi, e quello è sicuramente più intelligente. Non avrai più la possibilità di alzare la maniglia, ma chi se ne frega. Qua sotto potete trovare le due porte di ricarica, che se avete un power charge, se ne avete due, lo caricate in 2 ore probabilmente. Perché ragazzi, questo Sherman qui, il fatto che abbia tutta questa potenza in realtà è una sicurezza. Quando voi andate veloce, se ne avete ancora parecchia, cioè io adesso non è che dovete andare per forza agli 85 all'ora, cioè vi comprate un Ferrari, non è che fate tutti i giorni 300, no? Vi spiego. Il problema del cut-off si presenta quando manca potenza, e state tranquilli che qui la potenza prima che manca ce ne andrà un bel po'. E comunque guardate in che bellissimo posto vi ho portato, così almeno mi lasciate un bel like, se non like questo posto io non so cosa potreste likeare. Quindi ragazzi, che dire, tiriamo 2 conclusioni su questo Sherman. Io un pensierino ce lo farei allo Sherman, perché è una ruota meravigliosa, va forte, reattiva, grintosa, 2 piccole pecche e un po' scomoda nello stretto per il peso, e la ruota grande è un po' difficile da farlo girare velocemente, e è un po' pesante se hai da affrontare tutti i giorni delle scale, delle cose. Ma se vuoi un mezzo per divertirti, per andarti a fare delle gite, per uscire la domenica al mattino e tornare la sera con ancora un po' di batteria, lo Sherman è il mezzo che fa per te. È il momento buono per registrarti al mio canale, perché chissà che non arrivino altre ruote che potrebbero interessarti. Io vi voglio sempre un mondo di bene, quindi restate connessi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!